Benvenuti anche oggi nel mio angolo creativo. Oggi vi mostro questa borsa particolare con un dettaglio, vedete, in due colori, quindi l'asola manico più piccola in questo colore e l'altra, come potete vedere, più lunga, monocolore. È una realizzazione molto semplice, inizieremo dal fondo e andremo a lavorare con delle semplici maglie il resto della borsa. In più, in abbinamento alla borsa ho realizzato anche la giacca. Anche per la giacca ovviamente seguirà il tutorial dopo l'uscita della borsa. Passiamo adesso al tutorial. Per il nostro tutorial io vado ad usare, vedete, la lana della Tessiland Bravissimo. Allora, voi per questo tutorial potete usare qualsiasi filato, quindi può essere lana, può essere cordino, va bene qualsiasi tipo di filato. Unica differenza che io vado a mettere il filo in doppio. Io ho usato questa lana anche per il bordeaux mélange, per il polsino. Quindi adesso vado a fare questa borsa per abbinarla chiaramente alla giacca. Ma se avete una lana anche colora o altri tipi di lana, insomma di questi gomitoloni, più o meno sono dello stesso spessore, quindi qualsiasi lana che sia più o meno per uncinetto 2,53 va benissimo. Lo lavorate in doppio, oppure se avete una lana più spessa, se avete del cordino, non è importante. Allora, quanto deve misurare la nostra catena? Allora, io ho messo su 35 catenelle con l'uncinetto 4. Uso il 4 perché voglio una lavorazione molto stretta, quindi una lavorazione tesa, diciamo così. E ho messo su, vedete, 35 catenelle che equivalgono a 23 centimetri. Quindi voi con qualsiasi filato andate a lavorare, ricordate questa cosa, insomma, che dovete praticamente andare a mettere su questi centimetri di catena. Ora io la lavoro un'altra catenella, vedete, e queste due catenelle saranno il primo punto perché vado a lavorare a maglia mezza alta. Quindi entro, vedete, 1, 2, entro nel terzo punto e lavoro la mia mezza maglia alta. Adesso dobbiamo ricordarci ovviamente, vedete, quale sarà l'ultimo punto, il punto da lavorare. Quindi questa è una mezza maglia alta, questo è dove abbiamo iniziato, vedete, quindi qui andremo a chiudere, andiamo a mettere un marcapunti. Mettiamo, vedete, il marcapunti qui, perché in realtà questo è il punto, vedete, sono due le catenelle, non sono molto visibili, quindi io vado a mettere qui il mio marcapunti. E adesso vado in ogni punto e lavoro semplicemente, vedete, delle mezze maglie alte. Quindi in ogni punto una mezza maglia alta. Se già di vostro lavorate molto stretto, ovviamente potete valutare di usare un uncinetto un po' più grande, quindi anche 4,5. Adesso andate a proseguire lavorando delle mezze maglie alte fino alla fine della riga. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, noi qui dobbiamo andare a girare il lavoro, quindi faremo degli aumenti. Entriamo nel primo punto, quindi la prima volta, e lavoriamo una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo una seconda volta e lavoriamo un'altra mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo ancora una terza volta e lavoriamo un'altra mezza maglia alta in questa maniera qui, e ancora una volta un'altra mezza maglia alta. Quindi lavoriamo 4 mezze maglie alte nello stesso punto. Adesso filo sull'uncinetto, entriamo, vedete, nel prossimo punto e lavoriamo le nostre mezze maglie alte singole, quindi in ogni punto, vedete, frontalmente lavoriamo le nostre mezze maglie alte in questa maniera qui. Quindi andate a proseguire e lavorate delle mezze maglie alte fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo, vedete, dove abbiamo il punto, quindi qui abbiamo la lavorazione delle 2 catenelle, filo sull'uncinetto, e nell'ultimo punto, vedete, anche qui dobbiamo andare a lavorare dove abbiamo l'ultimo punto. Ho lavorato già una mezza maglia alta, ne lavoro un'altra e un'altra ancora 3, perché la quarta sarà questa di 2 catenelle, ok? Quindi sarà il punto dove abbiamo il marcapunti. Quindi togliamo il nostro marcapunti, entriamo nel punto e qui dobbiamo decidere se chiudere a maglia bassissima, ma se chiudiamo a maglia bassissima sappiamo bene che ci sarà la cicatrice. Io non voglio la cicatrice, quindi chiudo diversamente, filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro
la prima mezza maglia alta e qui di nuovo vado a mettere un marcapunti sul primo punto in questa maniera qui. Adesso andate a misurare al lavoro finito ovviamente la vostra larghezza. Allora la mia larghezza è 26 centimetri, vedete? Quindi dovete avere un fondo di 26 centimetri. Noi non andremo adesso ad aumentare, ma a lavorare semplicemente a mezza maglia alta. Quindi adesso, vedete, io semplicemente in ogni punto, io mi trovo qui, il prossimo punto è questo, entro e lavoro la mezza maglia alta. Di nuovo entro nel prossimo e lavoro la mezza maglia alta. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare in questa maniera qui per tutta l'altezza della nostra borsa. Io adesso vado a proseguire, quindi anche quando vedete arriveremo da quest'altro lato andiamo semplicemente a lavorare delle maglie mezze alte singole senza aumentare, quindi completiamo il giro fino al marcapunti. Quando arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, la mia borsetta già, vedete, sta praticamente salendo. Già abbiamo questo effetto che va a salire, perché noi non andiamo a creare un fondo piatto. Per questo modello di borsa non va bene il fondo piatto, ok? Quindi abbiamo bisogno di questo tipo di fondo. Adesso, vedete, semplicemente dove abbiamo il marcapunti lo andiamo a togliere, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e maglia mezza alta e di nuovo mettiamo il nostro marcapunti, vedete, sul punto appena lavorato. Adesso io vado a proseguire lavorando sempre delle mezze maglie alte singole in ogni punto, vedete, in ogni punto fino ad arrivare all'altezza che serve per il mio modello, ok? Quindi voi adesso andate a proseguire lavorando sempre delle mezze maglie alte. Quando arrivate al marcapunti lavorate la mezza maglia alta e la segnate col marcapunti. Io vado a proseguire e poi vi dico quante righe e quanti centimetri ho realizzato. Allora, io ho lavorato un totale di 23 righe in altezza, che in centimetri sono 25 centimetri. La larghezza lavorata risulterà di circa 29-30 centimetri, 30 centimetri, vedete, lavorando poi la larghezza è 30 centimetri. Adesso noi non dobbiamo fare altro, io vedete mi trovo già col mio marcapunti in questa maniera qui. Adesso devo andare a decidere i centimetri dei manici, quindi che cosa faccio? Devo mettere su 9 centimetri in questa maniera qui e vado a marcare, vedete, dove ho i 9 centimetri. L'ho fatto già di là. E conto anche, vedete, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sul decimo andiamo a mettere il nostro marcapunti. Allora, contiamo 10, praticamente noi dobbiamo avere al centro, vedete, un punto centrale e subito dopo iniziamo il manico. E lo stesso poi quando andiamo a cucire il risvolto del manico, perché adesso noi lo andiamo a lavorare in lunghezza e poi lo andremo a cucire così esattamente, vedete, proprio al bordo della borsa. Lasceremo giusto un punto centrale e basta. Quindi facciamo la stessa cosa, vedete, anche di qua. Quindi io di qua ho già il punto centrale, vedete, dove ho il marcapunti, quindi semplicemente dove ho il marcapunti in questa maniera qui lo tolgo e adesso vado a lavorare dei punti fino ad arrivare al marcapunti, quindi filo sull'uncinetto e vado a proseguire ovviamente lavorando le mie mezze maglie alte e lavoro le mezze maglie alte fino al marcapunti, vedete, fino al marcapunti. Arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, tolgo il marcapunti ovviamente e lavoro l'ultima maglia mezza alta in questa maniera qui. Adesso qui lavoro 1 e 2 catenelle, giro, vedete il mio lavoro. Questo sarà il primo punto, quindi questo che ho lavorato è il primo punto. Se non vi volete confondere, potete andare a mettere su un marcapunti così non vi confondete, però sarà abbastanza semplice individuarlo. Adesso andiamo a lavorare i restanti punti che dovranno essere 9, quindi questo è il primo punto, lavoriamo altre 9 mezze maglie alte, quindi 3, 4, 5, 6,
7, 8 e 9 maglie alte, perché in totale noi dobbiamo avere qui 10 maglie, quindi andate a controllare se sono 10, 1, 2, dobbiamo controllare perché nel caso ne facciamo un'altra, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 maglie alte, quindi in totale devono essere 10, ok? Quindi non vi confondete, contate per non sbagliare. Adesso di nuovo 1 e 2 e giriamo di nuovo il nostro lavoro, ok? E di nuovo vedete qui abbiamo la maglia, dobbiamo contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e questa vuol dire che è la decima, quindi entriamo nel punto subito dopo, lavoriamo la seconda maglia alta, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava mezza maglia alta, la nona, vedete, e dove abbiamo il marcapunti lavoriamo l'ultima che è la nostra decima mezza maglia alta. Ok? Quindi ragazzi, questo è il sistema. Di nuovo 1 e 2, non 3, perdonatemi, di là ho fatto 3 ma sono 2. Filo sull'uncinetto, questo vedete è il primo punto, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 punti da lavorare perché questo è il primo punto, quindi entriamo, vedete bene, in quello dopo, lavoriamo la seconda mezza maglia alta, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la nona e quindi vedete sulla seconda catenella la decima. Quindi adesso andate a proseguire, io vado a proseguire e poi vi dirò quante righe ho realizzato, contando, tenendo sempre presente che dovranno essere 10 mezze maglie alte. Ho realizzato un totale di 36 righe che in centimetri sono circa 40 centimetri. Ecco qua, 40 centimetri. Adesso qui ho, vedete, l'ultimo punto, vedete dove ho lavorato. Che cosa faccio? Vado a cucire direttamente alla borsa. Allora, nel lato abbiamo detto che noi dobbiamo lasciare un solo punto di distacco, 1. Quindi da qui in poi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sul decimo metto il marcapunti perché devo iniziare dal decimo punto in poi, da qui, ok? Quindi tolgo il marcapunti, infilo il mio uncinetto, prendo, guardate, il filo in questa maniera qui e mi aggancio, ovviamente stringo un po' il filato. Adesso guardate, io entro nel prossimo punto così e nel punto di fronte carico il filo e chiudo a maglia bassissima. Adesso entro nel prossimo e in quello di fronte e chiudo a maglia bassissima. In questa maniera qui, vedete, andiamo a cucire perfettamente la lavorazione. Di nuovo entro nel prossimo e di fronte e lavoro una maglia bassissima, di fronte e così una maglia bassissima per tutti i punti. Ecco, vedete che andiamo a cucire come se fosse continua la lavorazione. Di nuovo così e di fronte. Quindi non vi confondete ed entrate nello stesso punto, altrimenti poi non ci troviamo con la numerazione. Nel prossimo e di fronte. Quindi vedete 1, 2, 3, abbiamo altri 2 punti da legare. Quindi nel prossimo così maglia bassissima e nel prossimo, quindi vedete rimane solo uno che non è lavorato, entriamo così e chiudiamo così.
ed ecco che vedete abbiamo cucito direttamente alla borsa il nostro manico in questa maniera qui. Adesso chiaramente tagliamo il nostro filo in questa maniera qui, vedete, vado nel punto, vedete, adesso noi abbiamo, non sbagliate, vedete, questo è lavorato, questo è lavorato, questo non è lavorato, io vado giusto a fianco, vedete, a caricare il filo, faccio un'altra maglia bassissima e tiro il filo così e poi vado a nascondere il filo all'interno del lavoro, quindi nascondiamo il filo all'interno del nostro lavoro. Quindi il nostro manico, vedete, è terminato. Adesso dobbiamo andare a realizzare l'altro che è più basso, quindi più che altro è l'asola che andrà praticamente a contenere il manico più grande. Anche qui vedete facciamo la stessa cosa, già vi ho fatto vedere, dobbiamo lasciare un solo punto, questo centrale, vedete, un punto centrale, e contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 punti. E qui andiamo a realizzare il manico, ma realizzeremo un'asola più piccola. Per l'asola più piccola vado ad usare questo sfumato perché voglio abbinare questa borsa alla giacca che praticamente ho fatto mélange. Nel box informazioni, già ve l'avrò detto sicuramente nell'anteprima, potete trovare il tutorial. Quindi voi potete anche realizzare questa borsa in sintonia, quindi abbinarla ad una giacca, ad un cappello, ad una sciarpa, insomma potete svariare con la vostra fantasia. Adesso iniziamo qui. Vado, vedete, a inserire l'uncinetto e lavoro 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro all'interno del prossimo punto e lavoro maglia mezza alta e lavoriamo maglie mezze alte singole per tutti i 10 punti. Ricordate, dobbiamo avere 10 mezze maglie alte. E andiamo a proseguire fino ad arrivare, vedete, al marcapunti. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e dove abbiamo, vedete, il marcapunti, 10 mezze maglie alte. Così. Ora 1 e 2 catenelle e giriamo il nostro lavoro in questa maniera qui, filo sull'uncinetto, questa è la prima, quindi andiamo nella seconda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi non qui ma qui, e lavoriamo la seconda mezza maglia alta, poi lavoriamo la terza, la quarta, la quinta, la sesta, settima, ottava, nona e qui vedete dove abbiamo le 2 catenelle lavoriamo la decima maglia mezza alta, quindi abbiamo 10 maglie mezza alta. Adesso dobbiamo continuare così lavorando sempre 2 catenelle che saranno la prima nostra mezza maglia alta. Questa è la prima mezza maglia alta, entriamo nel secondo e lavoriamo la seconda mezza maglia alta. In ogni punto lavoriamo mezze maglie alte singole. Adesso andiamo a lavorare sempre 10 mezze maglie alte, vi consiglio di contare per non confondervi, altrimenti poi avete il manico che si restringe, quindi sarà più stretto rispetto all'altro. E qui vedete sulla seconda catenella lavoro la maglia mezza alta, ok? Quindi io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora,
ho realizzato 19 righe per un'altezza di 20 centimetri, quindi la metà, vedete, dell'altro manico, qui 20 che ripiegate ovviamente saranno 10, ok? Quindi più o meno, se volete fare una borsa più piccola o più grande, regolatevi in questa maniera qui. Adesso andiamo a cucire più o meno alla stessa maniera, però modifichiamo un po' l'entrata, diciamo, per catturare il filo. Allora, anche qui vedete, lasciamo uno solo punto, quindi qui è lavorato, lasciamo questo punto e entriamo in quello dopo, così. Adesso il filo della lavorazione, vedete, lo passiamo sotto, quindi teniamo questo filo sotto così, vedete, in questa maniera qui mettiamo il filo, agganciamo il filo colorato così, entriamo, vedete, nel filo, questo è il punto dove siamo entrati, però entriamo in quello colorato, quindi così, e poi nel punto dopo, in questa maniera qui. Prendiamo il nostro filo dietro così e chiudiamo sempre a maglia bassissima, ovviamente, quindi usciamo da qui e da qui. Di nuovo entriamo nel prossimo, in quello colorato, vedete, 2 asole in quello colorato e nel prossimo in tinta unita. Tiriamo il filo, lo tiriamo qui attraverso e chiudiamo a maglia bassissima. In questa maniera qui, vedete, la lavorazione non verrà sovrapposta ai 2 colori. Di nuovo entriamo nella lana colorata, nel punto sottostante, agganciamo il filo, tiriamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. E così vedete per tutta la riga. Ricordiamo sempre che dobbiamo avere 10 punti, dobbiamo lavorare, quindi contiamo alla fine per essere sicure che abbiamo lavorato bene. Di nuovo entriamo nel prossimo, così, così e così, fino all'ultimo punto. Qui ho, vedete, 1 e 2 punti, quindi entro nel prossimo così, nel prossimo carico il filo, chiudo sempre a maglia bassissima e nel prossimo, vedete, sono le 2 catenelle, quindi individuate la catenella, eccola qua, tiriamo così e di nuovo maglia bassissima. Ed ecco, vedete che la lavorazione non viene sovrapposta, ma viene praticamente la cucitura tutta della stessa fantasia del colore. Se invece andiamo a cucire come abbiamo cucito di qua, vengono sovrapposte, quindi ci sarà questa differenza. Adesso tagliamo il filo, lo tiriamo in questa maniera qui e andiamo a nasconderlo all'interno del nostro lavoro. Quindi da dietro qua, vedete, facciamo uscire il nostro filo così e lo andiamo a nascondere all'interno del nostro lavoro. A questo punto, vedete, la nostra borsa è terminata e non faremo altro che andare a chiudere in questa maniera qui la nostra borsa. Quindi una linea totalmente diversa dal solito, ma comunque carina da abbinare al nostro outfit. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, se è così mettete mi piace al tutorial, vi raccomando fatemi vedere i vostri lavori, nel box informazioni c'è il link per iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, iscrivetevi così mi fate vedere i vostri lavori. Io vi saluto al prossimo tutorial.